In questo episodio volevo parlare dei verbi riflessivi. Vedremo cosa sono i verbi riflessivi e come si usano. In particolare faremo diversi esempi pratici con vari tipi di verbi riflessivi. Alla fine di questo video non saprai tutto sui verbi riflessivi, ma avrai comunque imparato molte cose. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Partiamo da un esempio pratico per capire cos'è un verbo riflessivo. Per esempio, questa è una tazza. Facciamo finta che io abbia bevuto del latte con l'orzoro e la debba lavare. Se ti stai chiedendo cosa sia l'orzoro, questo è l'orzoro. È una specie di caffè solo che è fatto con l'orzo. L'orzo è un tipo di cereale. Vabbè, comunque il punto non è questo. Il punto è che io ho bevuto il latte, la tazza è sporca e devo lavarla. Quindi posso dire lavo la tazza. Da un punto di vista grammaticale, io sono il soggetto del verbo lavare e la tazza è il complemento diretto o complemento oggetto. Io compio l'azione indicata dal verbo lavare e questa azione viene compiuta sulla tazza. Il verbo lavare però può anche essere usato in un altro modo. In particolare il verbo lavare ha due varianti. La variante standard o normale che termina in are e una variante pronominale che termina in si. Quindi abbiamo lavare e lavarsi. Quest'ultima variante viene definita pronominale perché include una particella pronominale, cioè il pronome si. In alcuni casi, come nell'esempio della tazza, si usa la variante lavare, mentre in altri casi si usa la variante pronominale lavarsi. Ma facciamo un esempio. Se io vado in bagno e mi faccio una doccia, posso dire mi lavo. Cosa significa? Significa lavo me stesso. In questo caso il soggetto del verbo lavare sono io e il complemento oggetto del verbo lavare sono sempre io. In questa frase il soggetto coincide con il complemento diretto o complemento oggetto. In altre parole, la persona che compie l'azione e la persona che, tra virgolette, subisce l'azione sono la stessa persona, cioè io. I verbi come lavarsi vengono definiti riflessivi. I verbi riflessivi si chiamano così perché l'azione compiuta dal soggetto si riflette sul soggetto stesso, interamente o parzialmente. In particolare, i verbi usati come lavarsi in questa frase vengono definiti riflessivi propri o diretti. Esistono diversi tipi di verbi riflessivi e questo è il primo tipo. Invece di dire mi lavo, io potrei usare il verbo lavarsi in modo leggermente diverso e dire mi lavo le mani. In questo caso il complemento oggetto non sono io, ma è le mani. Il pronome mi in questa frase non è un complemento diretto o complemento oggetto, ma è un complemento indiretto. Secondo alcuni questa frase va interpretata in questo modo: lavo le mani a me stesso. E quindi il pronome mi in questa frase sarebbe un complemento di vantaggio. Cioè, in altre parole, il pronome mi indicherebbe la persona che trae non riesco a parlare, ok. Cioè, in altre parole, il pronome mi in questa frase indicherebbe la persona che trae beneficio da questa cosa. Secondo altri, invece, il pronome mi in questa frase indicherebbe che l'azione riguarda la mia persona, quindi
Mi lavo le mani andrebbe interpretato come lavo le mie mani. In alcune lingue per indicare questa cosa si usa un aggettivo possessivo, in italiano si usa un verbo riflessivo. Non c'è un motivo logico per cui si dice mi lavo e non lavo me stesso. E allo stesso modo non c'è un motivo logico per cui si dice mi lavo le mani e non lavo le mie mani. Si dice così, punto. I verbi usati come lavarsi in questa frase vengono definiti riflessivi apparenti o indiretti. Questo perché il soggetto non coincide con il complemento oggetto. In altre parole, il pronome non indica il complemento oggetto. Ma facciamo un altro esempio. Un verbo simile a lavare è pettinare. Per esempio, io posso dire Laura pettina sua figlia. In questo caso ho usato la variante senza pronome, cioè pettinare. Laura è il soggetto della frase e sua figlia è il complemento oggetto. In alternativa posso dire Laura si pettina. In questo caso pettinarsi è un esempio di verbo riflessivo proprio o diretto. Questo perché il soggetto, Laura, coincide con il complemento oggetto. Il verbo pettinarsi di solito non viene usato come riflessivo apparente. Di solito non si dice Laura si pettina i capelli. Sì, cioè in teoria si può dire, però diciamo che il riferimento ai capelli è implicito nel verbo pettinare. Le persone di solito possono pettinarsi solo i capelli. Vabbè, a parte i lupi mannari, ma questa è un'altra storia. Ma facciamo degli esempi con un altro verbo. Un verbo simile a lavare e pettinare è guardare. Anche guardare ha due forme, una forma senza pronome, guardare, e una variante pronominale, guardarsi. Per esempio, io posso dire guardo la televisione. In questo caso ho usato la variante senza pronome. Il soggetto del verbo guardare sono io e il complemento oggetto o complemento diretto è la televisione. Invece di usare la variante guardare, io potrei usare la variante pronominale guardarsi e dire mi guardo allo specchio. Cosa significa? Guardo me stesso nello specchio. In questo caso guardarsi è usato come verbo riflessivo diretto perché il pronome indica il complemento oggetto. In alternativa io potrei usare questo verbo in modo diverso e dire mi guardo le mani. In questo caso il soggetto del verbo guardarsi sono sempre io, ma il complemento diretto non sono io, ma sono le mani. La particella pronominale mi, in questo caso, non è un complemento diretto, ma è un complemento indiretto. Quindi la frase mi guardo le mani può essere interpretata come guardo le mie mani. Oppure, in alternativa, guardo le mani a me stesso. Inoltre, il verbo guardarsi può anche essere usato in un modo completamente diverso. Per esempio, io posso dire io e Laura ci guardiamo. Cosa significa? Io guardo Laura e Laura guarda me. Siamo entrambi contemporaneamente soggetto e complemento oggetto del verbo guardarsi. In questo caso il verbo guardarsi è un esempio di riflessivo reciproco. Questi verbi vengono definiti verbi riflessivi reciproci perché in questo caso l'azione è reciproca, cioè va in entrambe le direzioni. Ma facciamo un altro esempio. Quando vedo la mia vicina, la saluto sempre.
Non è vero, ma comunque era bello dirlo. In questa frase il soggetto del verbo salutare sono io, mentre il complemento oggetto è il pronome la, che sta per la mia vicina. Invece di dire così, io potrei usare la variante pronominale salutarsi e dire: io e la mia vicina ci salutiamo sempre. Cosa significa ci salutiamo? Significa io saluto lei e lei saluta me. Quindi, verosimilmente, io le dico ciao e lei mi risponde ciao. In questo caso il verbo salutarsi è un esempio della tipologia definita verbi riflessivi reciproci. Come dicevo prima, questo tipo di verbi vengono definiti in questo modo perché l'azione è reciproca, cioè l'azione va in entrambe le direzioni. Io faccio questa cosa a te e contemporaneamente tu fai la stessa cosa a me. Un verbo simile a salutare dal punto di vista grammaticale è amare. Anche amare ha una forma senza pronome e una forma pronominale, amarsi. Per esempio, io posso dire: Laura ama Roberto. In questo caso Laura è il soggetto del verbo amare e Roberto è il complemento oggetto. Invece di dire così, io posso usare la variante pronominale e dire: Laura e Roberto si amano. Cosa significa questa frase? Laura ama Roberto e Roberto ama Laura. Quindi Laura e Roberto sono entrambi contemporaneamente soggetto e complemento oggetto. In questo caso amarsi viene usato come verbo riflessivo reciproco. L'azione va in entrambe le direzioni. Con il verbo amare idealmente bisognerebbe dire così, perché se io dico Laura ama Roberto, significa che l'amore non è corrisposto, cioè che Roberto non ama Laura. Lo stesso discorso vale per il verbo odiare. Io posso dire Laura odia Roberto, oppure posso dire Laura e Roberto si odiano. Altri esempi di verbi che si possono usare come riflessivi reciproci sono baciarsi, abbracciarsi, incontrarsi, picchiarsi, sentirsi, vedersi. Per esempio, io posso dire Laura e Roberto si baciano, oppure Laura e Roberto si abbracciano, oppure Laura e Roberto si vedono da molto tempo. Insomma, hai capito il concetto. In italiano poi ci sono dei verbi che hanno una forma senza pronome e una forma pronominale. Questi verbi si usano in modo simile ai verbi riflessivi, ma non sono verbi riflessivi in senso stretto. Cioè la somiglianza è grammaticale, non riguarda il significato. Prendiamo per esempio il verbo chiamare. Io posso dire stasera chiamerò Laura, oppure posso dire mi chiamo Luca. Nel secondo caso ho usato la variante pronominale chiamarsi, però in questo caso sarebbe improprio dire che è un verbo riflessivo dal punto di vista del significato, perché ovviamente io non chiamo me stesso. Chiamarsi vuol dire avere il nome di, e poi sono gli altri che ci chiamano usando quel nome. E mi ricordo che una battuta molto comune quando andavo alla scuola elementare era: ti chiami Luca? E gli altri come ti chiamano? Insomma, questa particolarità del verbo chiamare era fonte di umorismo. Lo stesso discorso vale per il verbo svegliarsi. Una frase di esempio con la variante senza pronome potrebbe essere: il rumore del treno mi ha svegliato. Una frase di esempio con la variante pronominale potrebbe essere: mi sveglio sempre alle 4. In teoria uno potrebbe dire che mi sveglio alle 4 significa
sveglio me stesso alle 4. Però una spiegazione di questo tipo è abbastanza surreale, perché comunque una persona per svegliare se stessa dovrebbe essere già sveglia. Quindi ecco, diciamo che svegliarsi sì è un verbo riflessivo dal punto di vista della forma e della grammatica, ma non dal punto di vista del significato. Lo stesso discorso vale per il verbo offendere. Per esempio, io posso dire Daniele ha offeso Giovanni, oppure posso dire Giovanni si è offeso per le parole di Daniele. In questo caso ho usato la variante pronominale offendersi, però non è che Giovanni ha offeso se stesso. Ci sono vari verbi di questo tipo, però chiaramente non ve li posso elencare tutti. In italiano poi ci sono anche dei verbi che, a differenza dei verbi che abbiamo visto finora, hanno soltanto una variante pronominale che termina con si. Tra questi verbi ci sono, per esempio, arrabbiarsi, innamorarsi, pentirsi, vergognarsi, accorgersi e così via. Questi verbi non hanno una variante senza pronome. Per esempio, io non posso dire io arrabbio, questa forma non esiste. Devo dire per forza io mi arrabbio. Allo stesso modo, io non posso dire io innamoro, questa forma non esiste. Devo dire per forza io mi innamoro. E allo stesso modo non posso dire io vergogno, devo dire io mi vergogno. Perché? Perché questi verbi hanno solo una forma pronominale. Diciamo che questi verbi sono pronominali ma non sono riflessivi, perché comunque l'azione non ricade sul soggetto. Alcuni li chiamano verbi pronominali intransitivi e altri li chiamano verbi riflessivi intransitivi. In sostanza, quindi, in italiano esistono vari tipi di verbi. Alcuni verbi hanno solo... Ok, l'intonazione qui è sbagliata. Okay. Alcuni verbi hanno solo una variante senza pronome con l'infinito che termina in are, ere o ire. Altri verbi hanno soltanto una variante pronominale con l'infinito che termina con si. Poi ci sono verbi che hanno sia una variante senza pronome sia una variante pronominale. Tra questi ultimi, alcuni possono essere usati come riflessivi propri, altri come riflessivi apparenti o indiretti e altri ancora come riflessivi reciproci. Alcuni verbi, come per esempio il verbo guardarsi, possono essere usati in tutti e tre i modi. Altri verbi, invece, possono essere usati in uno o due di questi modi. Per esempio, il verbo lavarsi può essere usato sia come riflessivo diretto o proprio, per esempio io mi lavo, sia come riflessivo indiretto o apparente. Per esempio, mi lavo le mani. Il verbo pettinare, invece, di solito viene usato solo come riflessivo diretto. Ecco, spero che la differenza tra i vari tipi di verbi riflessivi sia chiara. In futuro poi spiegherò la coniugazione di questi verbi e qui in alto metterò una scheda.